È di nuovo il 1° di dicembre ed io, per l'8ª volta, lo celebro da persona sieropositiva. Le distanze possono impedirci tante cose, ma spesso, fortunatamente, non bastano a dividerci o a proibirci di provare le stesse sensazioni nello stesso momento, come accade quando ci si abbraccia. Stasera io non sono a Bologna, non sono nel concerto del Comos e non sono coi compagni di Plus, almeno non fisicamente. Eppure stasera un po' ci sono anch'io, ed è a queste straordinarie persone che lo devo. Il Coro Comos, nell'ormai lontano 2010, è stato il primo spazio sicuro in cui ho potuto parlare della mia sieropositività. Erano i giorni difficili dello shock, del dolore, della paura e del nulla. I giorni della vita aggrappata alle fronde resistenti di un albero. Poi, alla sera, la mia voce poteva scomparire dentro le altre, cambiando colore, ed in quella risonanza trovavo sollievo. Il Comos mi ha aiutato a restare. Più tardi, entrando a far parte di Plus, ho capito che restare era solo il primo, gigante, fondamentale passo di un percorso più lungo. E allora ho iniziato a imparare a resistere. Il passo ancora successivo sarebbe stato lavorare sulla visibilità. Noi persone sieropositive siamo state troppo a lungo invisibili. Lo sappiamo, è difficile considerare reali le cose di cui non si parla. Noi eravamo innominabili, come quelle disgrazie che accadono solamente agli altri. Ho iniziato a lavorare con la mia voce e a darle una forma, a farle riempire di sostanza i panni che vesto oggi, quelli di Paola Lovely. Ho iniziato a cantare, in un paese in cui abitavo da poco e mi sono conquistato uno spazio sul palco del Pride. Nel dibattito che ha preceduto gli interventi artistici si era parlato di molte cose, di molte persone e di molti temi. Eppure ancora una volta non si era parlato di noi, le persone LGBTQI che vivono con HIV. E così l'ho fatto io. Da quel momento l'intersezione fra la regina canterina e l'attivista scomodo è diventata il nodo centrale del mio lavoro. Potevo parlare di HIV, di diritti, di dignità, ma anche dell'esperienza umana del dolore, della resistenza e del sogno di una comunità. E potevo farlo fuori dalle conferenze, fuori dagli spazi per gli addetti ai lavori, in contesti inesplorati e a persone che non avrei mai creduto di raggiungere. Oggi, con moltissimo orgoglio e con grande emozione, riesco a parlare anche a voi, pubblico del Comos. Vivere con HIV in Italia è un atto politico. Vivere con HIV in una comunità LGBTQI che nella maggior parte dei casi non si preoccupa dei suoi membri sieropositivi è triste. Fortunatamente, oggi un po' più che ieri, ma certo non ancora abbastanza, iniziamo a capire che questa storia ci riguarda tutti e tutte, direttamente o no. In Italia, oggi, più di metà delle nuove diagnosi sono tardive. Nel 2017, di tutte le persone che hanno scoperto di avere l'HIV, il 55,8%, più della metà, lo ha scoperto tardi. Questi dati ci dicono molto. Ci dicono per esempio che la paura non tiene il virus lontano, ma gli apre le porte e lo invita a farsi strada nelle nostre vite. Nonostante tutti i progressi fatti e nonostante sia stato dimostrato che chi vive con HIV e segue la terapia non può trasmettere il virus, molti di noi rifiutano di crederci, con la stessa ridicola anacronistica convinzione con cui si può credere che la Terra sia piatta. Spesso non riusciamo a crederci neppure noi, che con HIV ci viviamo, indeboliti da uno stigma che ci ha impedito per così tanto tempo di sentirci persone pulite. Forse si crede ancora, invece, che barricarsi nelle proprie piccole certezze, tra cui quella suprema di essere moralmente migliori, ci protegga da ogni male. Forse si crede che perpetrare lo stigma nei confronti delle persone sieropositive mantenga al riparo dal virus. E invece, pensate che ironia, funziona proprio al contrario. Forse poi pensiamo che una vita con HIV sia corta e piena di frustrazione e dolore. E invece guardate che favolosità. Oggi abbiamo gli strumenti per vivere bene, per vivere a lungo, ma soprattutto per non avere più paura. Oggi più di ieri, abbracciamoci, sorridiamoci, facciamo l'amore, teniamoci stretta la nostra libertà. Oggi più che ieri, abbandoniamo insensate paure ed armiamoci, prima di andare in battaglia, di competenza, empatia e buonsenso.
Oggi, più che mai, accanto alla parola HIV, smettiamo di scriverci un più o un meno, perché ci sta meglio un uguale. Perché l'impegno che ci dobbiamo mettere nel nostro presente grottesco e troppo spesso diviso è esattamente lo stesso per tutti e tutte. Grazie.